Ciao a tutti e bentornati sul mio canale e in questo nuovo silent vlog. Nel video di oggi volevo portarmi con me in cucina perché prepareremo insieme una cena dal sapore greco. Ho infatti deciso di cucinare per tutti una moussaka che ho già fatto altre volte e che sinceramente adoro, e anche di provare a fare l'hummus con le pittas. Ho fatto tutto rigorosamente a mano e in casa, quindi seguitemi in questo video se volete avere un'idea diversa. Infatti spero che questo video vi sia utile e soprattutto che possa darvi un pochino di ispirazione per organizzare una cena diversa dal solito, magari portando in tavola i profumi e ricordi di un viaggio. Io ho avuto la fortuna di viaggiare molto e con la mia famiglia amiamo provare e ricreare a casa piatti che abbiamo assaggiato all'estero. Come avete visto all'inizio del video ho fatto come ogni giorno un giro dalle mie galline, da Terry e Maggie, e infatti sono passata a raccogliere le uova fresche. Dopodiché mi sono concessa il mio classico cappuccino con cornetto al pistacchio, un piccolo rituale che mi regala energia e serenità. Ok, dai, iniziamo subito a cucinare per questa cena. Come vedete, la prima cosa che ho iniziato a fare è il soffritto. Io in realtà non preparo praticamente mai il soffritto espresso perché ne tengo dei vasetti già surgelati di soffritto pronto in freezer, di modo che così quando mi serve non faccio altro che versarlo in padella e questo mi velocizza tantissimo le preparazioni. In questo caso avevo aggiunto anche uno spicchio d'aglio che poi ho tolto. Quando il soffritto era pronto ho aggiunto la carne macinata, ho preso un macinato magro, circa 500 grammi, quindi mezzo chilo, dipende un pochino poi dalle dimensioni della teglia, perché la carne è la parte predominante di questa ricetta. Ho aggiunto poi i sapori, come vedete ho aggiunto il pomodoro concentrato, la cannella, il sale e il pepe, comunque poi in generale tutti i sapori ve li faccio vedere più avanti, e ho sfumato tutto con del vino rosso. Ho lasciato a questo punto a cuocere e ecco, vedete che qui aggiungo il concentrato di pomodoro. Ho lasciato a cuocere e una volta che la carne era iniziata a diventare cotta ho aggiunto anche un pochino di origano e alla fine ho aggiunto la passata di pomodoro. Io avevo questa fatta in casa, se no potete anche utilizzare quella dei barattoli pronti. A questo punto ho coperto con un coperchio e ho lasciato cuocere a fuoco lento per circa mezz'ora, o comunque finché diciamo, l'acqua del pomodoro è andata ad evaporare e sarà asciugata. Ecco, questi sono tutti i sapori che utilizzo per preparare la moussaka, in modo da cercare di avvicinarmi il più possibile al sapore della moussaka greca, quindi sale, cannella, pepe nero, origano, vino rosso, olio e concentrato di pomodoro. A questo punto ho fritto le melanzane, è la parte assolutamente più noiosa che io non sopporto, non mi piace friggere. Se anche voi siete come me, vi ricordo che potete anche far cuocere le melanzane semplicemente alla piastra oppure alla griglia senza friggerle. Tra l'altro io in questo caso avevo provato a farle prima passare nella farina e poi friggerle, però non mi è piaciuto il risultato, non ha aggiunto sapore alla ricetta, quindi sinceramente le volte successive l'ho fatte così a crudo, senza prima passarle nella farina, anche perché poi, come state vedendo, l'olio si è sporcato tantissimo. Datemi dei consigli nei commenti su come fare, e quindi nelle volte successive ho sempre evitato di fare il passaggio nella farina. Una volta fritte le melanzane ho iniziato a preparare la besciamella. Io utilizzo una ricetta molto semplice, nel senso che metto mezzo litro di latte, 4 cucchiai di farina, un pezzetto di burro, noce moscata e sale. Se ne devo fare di più faccio ad esempio un litro di latte, 8 cucchiai di farina, noce moscata, sale e un pezzo un pochino più grande di burro. Continuo a mescolare su fuoco lento con la frusta finché non si rapprende, e a quel punto la besciamella è pronta. Ne faccio una quantità in questo caso con mezzo litro di latte, perché per la mia teglia era sufficiente.
Ok, tutte le parti per comporre la moussaka sono pronte e quindi dispongo sulla teglia, sul fondo della teglia, un pochino di besciamella e un giro di olio extravergine d'oliva. Aggiungo nella besciamella dello yogurt greco che mi ero dimenticata di aggiungere, e questo serve sia per dare un maggiore sapore di Grecia alla ricetta e anche per aumentare proprio la quantità di besciamella, che è la parte predominante della ricetta insieme alla carne. Dispongo quindi sul fondo le melanzane fritte, cerco di metterle un pochino sovrapposte in modo da fare un letto proprio più solido per la carne. A questo punto inizio a versare tutta la carne macinata che, come vedete, ormai era cotta, il sugo si era rappreso. Faccio uno strato abbastanza compatto, per la mia teglia sono sufficienti mezzo chilo di carne macinata, e poi verso sopra semplicemente tutta la besciamella. In questo caso secondo me potevo farne un pochino di più di besciamella, se vi avanzano delle melanzane potete fare anche un altro strato, e dopodiché, una volta che ho fatto tutti gli strati, metto in forno. È una ricetta molto semplice però anche molto golosa, vedrete che appena mangerete il primo cucchiaio vi sentirete subito in Grecia. Nel frattempo che la moussaka cuoce ho deciso di provare a cucinare le pitas. Vi lascio la ricetta qui scritta nel video. Una volta che le ho impastate e stese col mattarello, le ho iniziate a cuocere nella padella. Io ho utilizzato questa padella che noi usiamo sia per le crepe che per i pancake, e devo ammettere che sono venute molto bene, però bisogna stare abbastanza attenti alla cottura, cioè che non vadano a bruciare. Anche qui datemi dei consigli nei commenti, perché è la prima volta che provavo a farle, quindi sicuramente sono da migliorare, però devo dire che ero già molto contenta del risultato. Nel frattempo ho iniziato anche a provare a cucinare l'hummus, però non mi è venuto perché purtroppo non avevo la salsa tahina. Ho provato a farla io coi semi di sesamo, però è stato abbastanza un flop, quindi evito anche di farvelo vedere nel video sinceramente. Però seguitemi nei prossimi video, perché sicuramente proverò a ripetere l'esperimento, quindi voglio riuscire a preparare in casa l'hummus, voglio fare anche altre salse che oggi non sono riuscita a fare perché non avevo tempo, mi sono messa a cucinare un pochino troppo tardi, e quindi già per il tempo che avevo e la poca esperienza devo ammettere che il risultato comunque mi è piaciuto, e quindi in futuro sicuramente voglio provare a fare una cena greca più completa, con più salse nelle quali andare ad intingere le nostre pitas. Quindi seguitemi su questo canale, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi. Comunque devo ammettere che le pitas sono venute bene, sono piaciute soprattutto ai bambini, e per cuocerle le ho fatte andare appunto in questa padella con un filo di olio extravergine di oliva. Ed eccoci qui, la nostra cena greca è pronta, sono felice del risultato, i sapori ci hanno ricordato sicuramente le nostre vacanze in Grecia. Nelle prossime volte che proverò a farla vorrei provare a migliorare, e quindi se riesco ve li farò vedere qua nei vlog. Abbiamo deciso di mangiare in giardino, anche perché era ancora caldo, estate, quindi la serata è stata perfetta. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia dato dell'ispirazione per cucinare una cena diversa per la vostra famiglia, per i vostri bambini. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e in descrizione vi lascio il link per acquistare il mio libro su Amazon, Slow Life, una vita a misura di cuore, in cui descrivo come è possibile sviluppare l'arte per vivere una vita semplice. Adesso vi saluto e ci vediamo il venerdì qui su questo canale con un nuovo Silent Vlog. Ciao!